Lavorare con Rosa vuol dire innanzitutto mischiare le carte, sovvertire le regole e iniziare a immaginare. Rosa Barba è un artista che tende a voler cambiare le regole, quindi usando un termine abusato applica un grado di sperimentalità al suo lavoro. Soprattutto è sperimentale l'uso plastico che fa della celluloide. Il pubblico si trova di fronte appunto a questo uso di qualcosa ben noto, cioè la pellicola, ma usata in un altro modo, in un modo dove magari non neanche supporta un'immagine, ma è immagine stessa, è movimento, è suono. Quello che è certo è che di fronte a un'opera di Rosa Barba il pubblico si sente investito attraverso l'audio, attraverso un ritmo e attraverso il suo movimento nello spazio. Io cerco nel mio lavoro il cinema altrove, può essere fuori, davanti la lente, dietro la lente, nel paesaggio, nella mostra, e anche la luce diventa molto sculturale, può anche essere un passaggio della narrazione che si trova da un punto che non la possiamo vedere e c'è questa luce che fa vedere dove potrebbe essere la narrazione e però fa poi anche questo viaggio che diventa come una scultura stessa. Nel corso della sua carriera Rosa si è cimentata con spazi di diversa natura. La scelta è stata veramente fatta per il spazio. Piaceva molto questo viaggio che la galleria fa, che mi fanno pensare a binari di treni, però ho scelto di lavorare con l'architettura come la schiena che tiene tutte queste sculture e poi alla fine, all'inizio del percorso ci sono questi film, Myth and Mercury e Solar Flux Recording, che è un lavoro del 2017. Da questo invito Rosa ha sviluppato un'architettura, quindi quello che diventa è un paesaggio dinamico dove cinema, architettura, luce e scultura concorrono a una unica percezione temporale. In questa mostra Rosa è riuscita a unire tutto il suo operato in un'unica voce e questo è straordinario.